Bałtyk. And before starting, please read the following disclaimer. Thank you. Ciao a tutti, il mio nome è Luca e tra le varie cose in cui io mi cimento, sì, sono anche un ciclista amatoriale. Qui in Polonia, dove risiedo da quasi un decennio, quasi chiunque ha provato negli anni l'ebbrezza di farsi il giro del Mar Baltico polacco da confine a confine. La lista delle persone che conosco o seguo che lo ha fatto è piuttosto nutrita. E sulla base di questo ho deciso pure io di affrontare la stessa sfida in solitaria. Il mio primo vero giro cicloturistico in completo bikepacking da confine a confine. Quello che seguirà a breve ne sarà reso conto. Buona visione. Eccoci qua, Stradom, si parte per il backpacking con un tram. Prendiamo e andiamo a Stettino. Ovviamente per prima cosa era necessario raggiungere Stettino, o Szczecin in polacco, da dove avrei cominciato il mio viaggio. Numer 3. Il primo di tanti consigli che vorrei dare a chiunque mai guarderà questo video è il seguente. Qualora mai dovreste prendere un treno notturno sul quale voi caricherete la vostra bici, un treno della PKP, la compagnia delle ferrovie di Stato polacche, assicuratevi di spendere qualche svuoto in più e assicurarvi il vostro posto, perché io quella notte in cui feci questo viaggio che state vedendo nel video, non ebbi il posto assicurato e dovetti cambiare posto circa 6 volte. 6 volte in 9 ore di notte, con io completamente stremato. Eccoci qua a Szczecin Główny, è tempo di fare una piccola missione e poi ci siamo. E prima da il viaggio comincia qui. Una volta arrivato a Stettino, la prima tappa per la giornata era quella di Police. Non per altre ragioni, se non quella di memarci sopra. Da italiano in Polonia di lungo corso, è stato molto interessante notare in loco, prima a fine 2023, la conquista del mondo dei meme da parte di un castoro della Dolnośląskie, quanto nel 2024 di vedere dei brainrot italiani colonizzare il mondo. Purtroppo questo video non decanterà le bellezze di Szczecin. No, la polizia, no. Il mio patriottico tributo a Police però non era finito qui. Adesso l'obiettivo è trovare la polizia a Police. Vediamo se la troviamo. Mi sa che l'edificio è questo qua. Questo qua. Eccoci qua alla polizia a Police. Anzi, la polizia a Police. E un altro gioco di parole è stato completato nella mia vita. Dopo Macedonia e Macedonia Your route is 650 meters ahead of you. Ho questo messaggio che mi dice che devo tornare indietro. Quindi tutto sommato carina, Police. Giudizio complessivo direi un 6 su 10, perché comunque non vivrei mai in una città dove vige e regna solo la polizia. Scherzo. Fosse una città dedicata, non so, agli infermieri, molto volentieri. No, la polizia. Però è Zielone Region. Chiama gli scemi. Bravi qua a Police. Una volta rientrato verso la stazione dei treni di Szczecin Główny, il mio obiettivo del giorno era prendere un treno regionale Polregio verso un paesino nel nulla più totale della Zachodno-Pomorskie. Il mio obiettivo era ovviamente arrivare sano e salvo in quel di Świnoujście,
la sera stessa. Una persona con del banale raziocinio avrebbe scelto sicuramente di prendere un treno con destinazione Svinoujsce, arrivando quindi alla destinazione il prima possibile. Però il mio obiettivo del giorno non era arrivare solo a Svinoujsce, bensì era anche quello di vedere la Zalew Szczeciński, la laguna sul fiume Oder che divide, tra le varie cose, i confini di stato tra Polonia e Germania. Andiamo sul Baltico. Nie, no bez przesady. Salutiamo il treno che va a Świnoujście e qua invece da Wysoko-Kamienska dobbiamo andare in bici. Salutiamo Wysoko-Kamienska e andare in bici. C'è ancora tanto da fare. Facciamoci sti benedetti 50 km. Visto il piano in essere, per la giornata mi sono dato dei quest accessori da compiere tra Wysoka-Kamieńska e Świnoujście. Il mio obiettivo principale tra tutte queste side quest era quello di far volare il mio drone sopra lo Zalew Szczeciński, anche e soprattutto riprendendo il Wolinski Park Narodowy. Ovviamente, come tutti i parchi naturali nazionali, far volare un drone al di sopra di esso è severamente vietato e questo può comportare grosse multe. Quindi, per unire l'utile al dilettevole, ho cercato l'unico punto nella mappa dove io potessi far volare il mio drone e essere completamente a regola. Questo punto era nel villaggio di Karnočice. Dopo aver fatto le riprese col mio drone sopra il villaggio di Karnočice, sopra la Zalew Szczeciński e con una vista al Wolinski Park Narodowy, una side quest inaspettata fu quella di ritrovarmi completamente da solo su un'autostrada in costruzione. Non sarà il massimo dirlo, però il fatto che ci siano i lavori in autostrada, c'è un'autostrada quasi completa, rendono questa corsia di autostrada letteralmente una gigantesca ciclabile e Polonia, ti sono grato anche per questo. Il mio arrivo in quel di Świnoujście però non coincideva con il mio arrivo sull'isola di Uznam, detta anche in tedesco e inglese Usedom. La parte occidentale della città, infatti, risiede su quest'isola e quest'isola, in polacco, è anche conosciuta come Wyspa Słońca, la città sull'isola soleggiata. Quest'isola, infatti, non solo è soleggiata come termine turistico, bensì è veramente il punto più soleggiato dell'intero Mar Baltico. Stiamo arrivando quasi ai confini della Polonia e là in fondo si intravedono i paletti di confine, i classici, che demarcano Polonia e Germania. E niente, c'è anche il classico cartello polacco di Granica Państwa, quindi il confine di Stato, e vediamo un po', una ciclabile che ci porta in Germania, signori. Cecchi. Eccoci qua, Świnoujście, Granica Państwa, Bundesrepublik Deutschland. Il confine è adiacente inoltre alla stazione ferroviaria di Albek-Grenze, ovvero Albek al confine. Ma in questo momento voi starete pensando, perché citare questo inutile dettaglio?
Germania. Polonia. La ragione è la seguente. Anni fa ebbi modo di vedere un video dello youtuber inglese residente in Germania, Tom Thornton, il quale vuole sfruttare il Deutschlandticket per cercare di compiere il viaggio più lungo possibile con esso. Il menzionato Deutschlandticket è un biglietto mensile che consente, a chiunque lo possieda, viaggi limitati sul suolo tedesco con la Deutsche Bahn per 49 euro mensili. Lo youtuber in questione riuscì in 24 ore a coprire con tale biglietto, e nonostante una serie di cambi, il tragitto tra la stazione di Basilea in Svizzera, poco vicina al confine tedesco, fino alla stazione di Albert-Grenze, quella che abbiamo visto poco fa, vicino al confine tedesco-polacco. Lo stesso youtuber poi decidette di visitare la stessa spiaggia sul confine, la sua prima volta in Polonia, nella stessa spiaggia sotto una pioggia tardo primaverile, celebrata con uno shot di vodka. Questo video in parte è un tributo al suo. Una cosa che però Tom non riuscì a evidenziare fu questa gigantesca linea di terreno spoglio ad indicare il confine tra i due stati. Qua siamo al confine tra Germania e Polonia sul Mar Baltico e l'obiettivo di questo viaggio sarà fare tutto il Mar Baltico polacco da questo punto fino al confine con l'esclave di Kaliningrad, confine polacco-russo sulla Krynica Morska. Vediamo se riusciamo a farcela. Ho una settimana a disposizione, speriamo bene. E come potrete notare, infine, in queste ultime riprese mi sono concesso un giro turistico presso il molo e la spiaggia di Świnoujście, con particolare visita al faro della città alla fine del canale Sfina. Saluti da Świnoujście, oggi si va a Reval e niente. Che ce la mandi buona. La seconda tappa di questo tour cicloturistico del Mar Baltico polacco prevedeva l'arrivo nella città di Reval. La seconda tappa di per sé non era particolarmente impegnativa né tantomeno lunga, nonostante la presenza delle salite nel Wolinski Park Narodowy dopo la città turistica di Międzyzdroje. La curiosità principale di questa seconda tappa è stata quella che, per lo più, è stata percorsa su un'isola, l'isola di Wolin. A meno di vostre presenze qui in passato, oppure a meno di vostro particolare interesse geografico, forse non sapevate che l'isola di Wolin è la più grande isola dello stato polacco. L'isola si forma da 2 delle 3 foci del fiume Oder. Lasciamo perdere la prima, che termina appunto in Germania, vicino al villaggio di Peenemünde, quello famoso per von Braun e la seconda guerra mondiale, e concentriamoci sulle seconde. La prima è quella delimitata ad ovest dalla Svina, quella che abbiamo visto a Świnoujście, che abbiamo attraversato col traghetto. La seconda, invece, è quella che vedrete in quel di Givnów, la Givna, che cominciava appunto nella città di Wolin, che abbiamo visitato in precedenza. Qualche ora dopo sono arrivato nella città di Reval, una città polacca molto graziosa, che ha delle vibe simili a quelle della Riviera Romagnola, tipiche degli anni 90, primi 2000. Dopo aver lasciato giù le borse in hotel e dopo aver visto Reval, ho proseguito verso il villaggetto di Niechoże, dove ho potuto vedere i primi paravane di questo viaggio. Una cosa che invece ho intenzionalmente voluto evitare di visitare era appunto l'hotel Gołębieski di Pobierowo. Diciamo che chi abita in Polonia avrà intuito il perché. Oh no, la polizia. You're no longer on your route. Tralasciando questo ennesimo riferimento ai meme degli Italian Brainrot,
Uno dei più grandi problemi che ho avuto in questo viaggio si è appunto verificato nella terza tappa, la tappa in cui sono andato da Reval a Mielenko, un piccolo villaggetto poco fuori la città di Mielno. In questo caso però mi sono imbattuto in un problema molto ricorrente a molti cicloturisti, ovvero che le piste ciclabili a lunga percorrenza, dette Eurovelo in Europa o Trasse Roverove in Polonia, terminavano nel nulla più totale. Infatti sono terminato su una strada che, poco più avanti, sarebbe diventata una mulattiera fondamentalmente impraticabile per una bici da corsa, peggio che peggio, una bici da corsa caricata con borse da bikepacking pesanti diversi chili. Diciamo che non era proprio la mia intenzione cercare una foratura a tutti i costi. Dopo 50 km e 3 ore circa, di cui una buttata cercando di evitare una foratura camminando, ero arrivato finalmente nella città di Kovjeg, la caotica città di Kovjeg, soprattutto rispetto ai villaggetti che ho appena passato la stessa mattina. In ultimo, nei restanti 30 km che dividevano appunto Mielenko dalla città di Kovjeg, ho avuto la possibilità di ammirare una delle ciclabili più belle che abbia mai percorso in tutta la mia vita. Uno di quei percorsi che a livello paesaggistico naturale oggettivamente consiglierei a chiunque. Oserei dire fortunatissimi gli abitanti sia di Kovjeg che di Koszalin oppure di Mielno, che possono sfruttare questa ciclabile quanto più possibile tra bellissimi parchi, ottime viste del Mar Baltico, spiagge incredibili e anche dei percorsi in mezzo ai boschi assolutamente notevoli. Dopo un compir marittimo, la mia cena, dopo una visita alla foca di Mielenko, la mia protettrice, e dopo aver lasciato giù le borse nell'hotel dove stavo, ho proseguito verso Oase. Regola vuole che non sei stato mai al mare se non fai almeno Chief Chuff. Quindi siamo qua con i miei piedi e facciamo Chief Chuff. Madonna che fredda! Ah! Dopo il Chief Chuff ho fatto le riprese col mio drone. Purtroppo il Mar Baltico polacco non si presta molto a delle riprese col drone, non solo per il vento che potrebbe distruggere il vostro drone in pochi secondi, ma anche e soprattutto per le pochissime aree a disposizione per fare delle riprese. Chi è operatore di droni come il sottoscritto sa benissimo che le regole e le mappe PANSA vigenti in Polonia sono molto restrittive. La giornata numero 4 sulla carta doveva essere una giornata molto tranquilla sulla via di Uska. La giornata inoltre avrebbe dovuto segnare l'avvicendamento tra i due voivodati in cui avrei pedalato tutto questo viaggio, la Zakono-Pomorskie e la Pomorskie. La giornata di per sé doveva essere quindi tranquilla, però questo non è stato il piano di fatto del mio pianificatore di viaggio, il quale ha deciso di dirottare il mio viaggio verso una strada gravel, salvo accorgermi subito dell'errore. Peccato che l'errore aveva già comportato l'unica foratura dell'intero viaggio. La fortuna nella sfortuna è stata però incontrare un ragazzo tedesco di nome Fritz Jekyll, il quale non ha esitato a perdere 30 minuti del suo tempo e del suo viaggio per aiutarmi a cambiare la camera d'aria. Di nuovo, grazie ancora enormemente Fritz. Ed infine, all'incirca un'ora dopo questo incidente, sono arrivato in quel di Uska, una città che colpevolmente per anni avevo evitato in Polonia, una città che però consiglierei a chiunque di visitare. Dopo una rapida visita al porto di Uska, seguita da un buonissimo smagione halibut, ho deciso di proseguire verso la spiaggia di Chochechowo. La spiaggia di Chochechowo e la sua scogliera, prontamente erosa dal vento e dall'acqua, sono molto graziose e mi erano state consigliate da diversi portali e fonti online. L'unica cosa che però avrei dovuto evitare era di quasi far schiantare il mio drone. Per fortuna, niente di che.
La quinta tappa di questo tour coincideva con due cose. La prima, essenzialmente, cercare di evitare con un complesso giro dell'Oca tutte le strade non pavimentate da Usca a Wemba. E la seconda, sicuramente meno importante, cercare di arrivare sani e salvi perché era il mio compleanno. Un compleanno vissuto con due emozioni contrastanti, la benevolenza dei messaggi e delle notifiche per il mio compleanno, da una parte, e dall'altra, di fatto, la quasi sopravvivenza e il cercare di evitare più tir possibili. Sono sicuro che qua c'è stato Totti. Ovviamente andare a Wemba significa anche visitare la biosfera protetta dall'UNESCO dal 1977 dello Słowiński Park Narodowy e il suo bellissimo parco di dune di sabbia, con qualche razzetto qua e là. Signor Fox, cosa sta facendo? Qual è la mia bici? La bellezza delle dune del Słowiński Park Narodowy è assolutamente incredibile. Uno, se non il posto più bello dell'intero stato polacco. Ultima curiosità del giorno, non appena ritornato in quel di Wemba e appena nato in un bar per celebrare il mio compleanno, alla notizia mi hanno offerto una birra gratis, perché il compleanno per me era anche secondario, però una birra gratis è sempre una birra gratis. Quella là, la strada delle bianche in Pomerania. Fratelli d'Italia, l'Italia sei destra. Ma che cazzo ci fanno 6 bandiere italiane nel mezzo del nulla della Pomorskie? Al netto dell'intermezzo patriottico, la giornata numero 6 di fatto consisteva nell'arrivare prima a Władysławowo e poi successivamente a Gdynia, perché volevo evitare di mancare anche un solo chilometro di Mar Baltico polacco. Fortuna volle per il sottoscritto di pedalare su una ciclabile che era un'ex ferrovia, e ricordo a tutti che le ciclabili che erano ex ferrovie in Polonia, per esperienza personale, hanno degli standard alquanto alti. Una volta arrivato a Władysławowo, ho proceduto quasi subito verso Gdynia. I problemi però non furono legati alla strada verso Gdynia, nonostante una strada dalla terribile pavimentazione poco fuori dalla città stessa, bensì dal treno regionale Polregio che ci mise all'incirca 2 ore e 50 minuti per fare Gdynia-Władysławowo, quando di solito la tratta prenderebbe 45 minuti. Ci ho messo quindi di più in treno che in bici. Se il giorno 6 era terminato con un incontro improvviso e non pianificato con il mio amico Leonardo in quel di Władysławowo, successivamente il giorno 7 partiva con 2 obiettivi. Il primo, arrivare a finire l'intera penisola di Hel. Il secondo, cercare di arrivare poi sulla terraferma con un traghetto. Non era la prima volta per me sulla penisola di Hel, la prima volta è stata nel 2019, dal 2019, e una cosa che posso dire dopo la seconda volta, e per la prima volta da ciclista amatoriale, è che la pista ciclabile che accompagna tutti i turisti e i cicloamatori da Władysławowo a Hel, tutto è fuorché una highway to Hell, a meno che si intenda una highway molto congestionata. Dopo qualche foto di rito sono scappato da una Hell in preda all'inedia e al sovraffollamento,
prendendo il primo tramvai Vodne possibile per tornare sulla terraferma, verso Sopot. Purtroppo questi non erano i piani, il mio piano era quello di andare su Gdynia e da lì poi concludere, finendo tutto il Baltico fino a Danzica, compresa la penisola di Hel. Una volta arrivato in quel di Sopot, di fatto stavo realizzando come terminare la parte tra Sopot e Gdynia, farlo immediatamente con le borse, oppure tornare su Danzica e poi da Danzica andare verso Gdynia e tornare indietro. Ho scelto poi quest'ultima opzione, facendolo poi nel tardo pomeriggio. Di questa mia tappa tardo pomeridiana da Danzica a Gdynia e ritorno non ho fatto molto, se non in questo video dalle Falowiec. L'ultima tappa prevedeva andare appunto da Danzica fino al confine polacco-russo sulla Krynica Morska per rimanere sempre sul Mar Baltico e terminare appunto l'esperienza. Ci siamo in Krynica Morska. Dopo un quasi romanzo epistolare con la PKS di Danzica, l'azienda dei trasporti, ho realizzato che il metodo migliore per andare e tornare dal confine polacco-russo sulla Krynica Morska sarebbe stato di prendere un bus alla mattina e poi tornare in bici da tale confine, verso Danzica. Il confine internazionale esiste, però senza vie di accesso. Ovviamente se voi vogliate andare mai nella esclave di Kaliningrad in Russia, per entrarvici dovreste passare da altri punti di accesso. Ed eccoci qua di nuovo, 6 anni dopo, con un po' più di spazzatura, con le mie scarpe che sono là perché altrimenti affondo nella sabbia, e con questo confine di filo spinato che va nel mare. Questo confine di terra tra Polonia e Russia, Kaliningrad, e là immagino ci sia l'ultima parte di Polonia e là in fondo è già Russia e Kaliningrad, che era Baltisk. E niente, direi di tornare a Danzica. Rientro, il tempo è stato un po' una merda. La prima delle attrazioni che ho incontrato dopo la Krynica Morska in direzione Danzica è stato il canale przez Mierzeję Wiślaną, di fatto il canale che collega il Mar Baltico alla Zala Wiślana. Opera molto criticata in Polonia per anni a causa dei costi lievitati nonché dei temuti rischi ambientali, calmierati però dal costo opportunità politico sorto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. La seconda attrazione, tra virgolette, è stato il campo di concentramento di Stutów, in quel dell'attuale Sztutowo. L'avevo già visto in passato, però una visita anche in questo bikepacking era necessaria. L'ultima attrazione prima di rientrare negli estesi confini della città di Danzica era appunto prendere un traghetto, o meglio un prom, ovvero uno di quei traghetti fluviali che sono una consuetudine di tutta la Polonia e che spesso e volentieri ho preso in passato in giro con la mia bici. Attraversare il traghetto sulla Wisła, un fiume che vedo spesso e volentieri nelle mie giornate quotidiane nella città dove risiedo, mi ha reso molto emozionato, un po' perché eravamo molto vicini all'estuario del fiume stesso, un po' perché in passato avevo già visto invece la sua sorgente in quel dell'omonimo villaggio sui Tatra polacchi.
Come potete tranquillamente intuire, adesso mancava veramente poco al termine di questa avventura di bikepacking. La mia destinazione ideale per terminare il tutto, ovviamente, era un mini giro turistico di Danzica. Oltre al notorio centro, la mia destinazione ideale però era quella di Westerplatte. Westerplatte è un monumento iconico che rappresenta e ricorda purtroppo l'inizio del secondo conflitto mondiale e l'invasione della Germania nazista non solo della Polonia ma della città libera di Danzica. Vista l'iconicità del luogo, ha fatto estremamente piacere non solo fare l'ennesima foto, bensì leggere Nick Devin sei Voine, mai più altre guerre. Peccato che questo sia però un messaggio piuttosto disatteso. Mancavano infine le seguenti cose: passare rapidamente dal centro dopo Westerplatte, andare verso i cantieri navali di Danzica, procedere dopo verso la stazione e recuperare le borse, andare in ostello, lavarsi quanto meglio e rapidamente possibile e raggiungere il mio amico Fabio che mi aspettava per una festa in spiaggia. Comunque, ridendo scherzando, devo farci un video YouTube con tutti i video che ci ho fatto in questo viaggio. E con questo bellissimo tramonto di mezz'estate sul Mar Baltico polacco, il mio viaggio di fatto terminava qui. Questo viaggio ha rappresentato il mio primo vero bikepacking della mia vita, un bikepacking con la B maiuscola, un bikepacking che oggettivamente mi ha fatto scoprire un modo di intendere il turismo in una maniera completamente diversa, non i miei classici giri in bici e non oggettivamente il mio classico viaggio da turista. Un viaggio fattibile penso per tante persone, sono riuscito a farcela io con i miei 85 kg stimati del tempo e ho visto anche delle famiglie, compresi dei bambini, farcela, un viaggio che consiglierei davvero a tutti. E con questo è tutto, dopo ulteriori ringraziamenti a Fritz, Leonardo e Fabio, mi auguro di ritrovarvi in un prossimo video. Fino ad allora, statemi bene.